Ciao a tutti, ben ritrovati per un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare un nuovo artista che non ho mai affrontato qui sul canale, che è Michael Bolton. È un cantante eccezionale, lo conosco già, anche se vi dirò la verità non l'ho mai approfondito così tanto, quindi conosco poche canzoni. In questo caso vado ad ascoltare When a Man Loves a Woman, uno dei suoi più grandi successi. Questa è una versione live. Conosco la canzone, nel senso che l'ho già ascoltata, ma non la conosco così bene, soprattutto non ho mai visto questa esibizione, quindi sono molto curioso e vorrei approfondirlo insieme a voi, soprattutto dare un'analisi tecnica della sua voce, ok? Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati sui prossimi video e potete anche abbonarvi per ricevere e ottenere vantaggi e contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo ad ascoltare. Can't keep his mind on nothing else. He trade the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. His very last dime, trying to hold on to what he needs. He gave up all his comforts, sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. Ok, allora intanto non mi sembra un'esibizione live, più che altro mi sembra più un videoclip ufficiale, forse avevo capito male io vedendo il palco, mi ero fatto un po' traviare da questa cosa, mi sembra in playback, però al di là di questo mi piacerebbe, poi ho visto ci sono altri video live anche più recenti e magari farò dei video, dei commenti anche su quelle esibizioni lì, però qui giudichiamo la voce, perché qui è veramente, in realtà lui dal vivo è veramente molto simile a come canta in studio, quindi qua si fa anche fatica a capire, perché è veramente lui è una macchina da guerra. Allora, il pezzo parte già parecchio alto, vediamo un po' proprio la prima nota, ma secondo me saremo già su un Si, un Si4, insomma, per intenderci, e vediamo un po' a occhio, a orecchio. Vediamo che nota è. Si bemolle, c'ero andato vicino, Si bemolle 4. Quindi già parte con questo suono pieno, compresso, ma molto particolare. Lui ha un suono veramente strano, perché sembra sempre un po' sforzato, ma in realtà non è così. Lui è veramente molto agile, molto comodo e questo è un brano che ha bisogno di agilità, perché se inizi a spingerlo diventa veramente faticoso, non riesci a portarlo a termine, perché parte già lì, okay, e rimane lì praticamente per tutto il tempo. Per cui, lui in realtà ti fa credere di spingere, ma in realtà si sta contenendo moltissimo. La sensazione di suono un po' sforzato viene dal fatto che comunque sta comprimendo molto, quindi sta trattenendo il suono a livello già di appoggio, ma sta anche utilizzando le sue false corde in maniera bilanciata, in maniera perfetta per dare questo mantenere questo suono pieno anche in questa zona di passaggio e anche oltre il passaggio, perché so che lui va anche molto più in alto di così. In più nasalizza un po' il suono, probabilmente per scaricare un po' di lavoro
e dalle corde vocali per abbassare la pressione sottoglottica e quindi in questo modo, spingere ancora meno, okay, quindi affaticarsi di meno, questa combinazione di elementi produce un suono un po' come se fosse un po' chiuso, okay, anche se molto risonante ad ogni modo, però ti dà un po' quella sensazione lì di come se avesse la gola un po' chiusa, ma di fatto è così, ma in maniera voluta e controllata. Riascoltiamo? Man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. Sentite che rimane un po' nel naso. And keep his mind on nothing else. Rimane un po' lì, ok? Questo gli permette anche di mantenere un focus frontale in questa consonanza mista. Lui non si sposta mai da questa consonanza mista, che è esattamente a metà via tra la consonanza di petto, che porterebbe il suono a diventare molto più pesante, molto più pieno anche, ma anche faticoso, e una via di mezzo con la consonanza di testa che invece porterebbe il suono verso a un falsetto. Invece qui non va mai in falsetto e non va mai a spingere, rimane a metà, ok? Ed è molto bravo a fare questa cosa. Ascoltiamo? He trade the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Bello, poi ogni tanto sporca la voce, va a colorare il suono in 1000 modi, a volte ci mette un po' di soffiato, e veramente lui è, molto comunicativo, molto interpretativo nel modo in cui canta, non è monotono, piatto, anzi continua sempre a muoversi tra colori diversi per, rendere l'interpretazione ancora più efficace. Turn his back on his best friend. He puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime trying to hold on to what he needs. He give up all his comforts. Poi guardate come articola poco, non articola tanto con la bocca, non esagera l'articolazione, per quanto l'articolazione sia assolutamente importante e lui infatti sta articolando le parole, si capisce esattamente quello che dice, ok? Però non la esagera, non esaspera l'articolazione della bocca perché in questo modo mantiene una posizione che è il più possibile stabile, uniforme, omogenea, ok? Qualsiasi vocale stia cantando, qualsiasi nota stia cantando, lui mantiene quella posizione lì come se cantasse a mezza bocca, ok? Questo gli dà molta stabilità, d'accordo? Veramente molto bravo in questo. Sleep out in the rain. If she said that's the way it ought to be. When a man loves a woman, Poi ci mette qualche melisma, ci mette qualche fraseggino, lui è molto soul nel modo di cantare, questo è un pezzo tra il pop e il soul, mi vien da dire. Quindi con una grande anima, ma anche una melodia molto orecchiabile, molto pop, veramente efficacissimo. Ehm, Bravo, anche qua poi sentite ha molta risonanza e porta anche si aiuta con la maschera anche per dare più penetranza a questo suono. Sentite in questo punto qua. loves a woman. E scopre i denti, perché è qua che deve stare il suo suono per avere la punta. Per cercare la punta lo deve cercare appunto qua. E questa è la sua posizione, ok? Rimane così e lui è perfetto e non si sposta mai da lì. I give you everything I've got. Yeah. Trying to hold on to your precious love. Baby, baby, please don't treat me bad. Qua dove è andato? Ok, qua è su un Do diesis 5, quindi è già oltre la sua zona di passaggio, eppure non si è sentito nessun passaggio, è rimasto in voce piena, sempre,
È una voce piena in M1? Non lo so, probabilmente no, perché un do diesis 5 per una voce maschile, per quanto lui possa essere magari, non lo so, possa avere le corde da tenore, non lo so, anche se non credo, dovrei sentirlo parlare, vorrei capire un attimino, però al di là di queste classificazioni vocali che nel canto moderno non hanno tanto significato, secondo me, qui è già su delle note che per un uomo, indipendentemente dal fatto che sia tenore, baritono, quello che ti pare, non le puoi fare in M1, ok? Sicuramente non le puoi fare di petto, ma men che meno in M1. Allora, qui è in un mix in voce piena in M2, ok? Per alcuni questa definizione che ho appena dato è assurda, non ha significato, perché qualcuno mi potrebbe dire o è in voce piena o è in mix. E invece no, il mix in realtà può risultare molto pieno se fatto nella maniera giusta. Oppure uno potrebbe dire: "Ma se è in M2 come fa a essere in voce piena? Perché l'M2 è il meccanismo del falsetto". Sì, però se io ottengo un mix in M2, quindi rimango in consonanza mista, ok? Rinforzo a livello di armonici questo M2, già risulta più pieno. Se in più vado ad attivare la compressione delle false corde, che è quello che fa lui, quello che vi dicevo all'inizio, no? Comprimo con le false corde, il suono diventa pieno tanto quanto un M1. Perché? Questa è, diciamo, la grande scoperta che è stata fatta negli ultimi anni. Quindi, questo si chiama mix estremo, ok? Chi è che l'ha chiamato così? Antonio Di Corcia, che è il ricercatore che ha portato avanti le ricerche su questa tecnica, ok? Mix estremo significa voce mista, ma con attivazione delle false corde. Quindi qua lui è in mix estremo. Le false corde aumentano il tempo di contatto tra le corde, anche se qui sta facendo un M2. Quindi, pur essendo in M2, il suono rimane pieno, come se fosse sempre in M1, come se non facesse il passaggio. D'accordo? Questa è una tecnica, si usa, si fa. Tutti i cantanti rock, molti cantanti soul fanno così, ok? E si impara a fare, si impara a governare. Andiamo avanti. Ok. Deep down in her soul, she can bring him such misery. Ok, qua è salito, credo di un semitono, sarà su un Si adesso? Sì, qui è su un Si naturale, quindi è salito di un semitono. Vediamo dove andrà a parare dopo, se salirà ancora, non lo so, vediamo. If she's blinded from a fool, he's the last one to know. Loving eyes can never see. That's when a man loves a woman. Ok, qua cosa ha fatto? Sarà un Re, suppongo. Esatto, è un Re 5, ok. Qua ha avuto un momento in cui c'era talmente tanta tensione sulle corde che a un certo punto c'è stato anche un piccolo flip, sembrava quasi un leggero fischio per una frazione di secondo, ma probabilmente l'ha tenuto anche nella versione studio, credo, perché gli piaceva comunque quel senso di sofferenza, no? Che portava con sé questa leggera instabilità che in realtà è un po' voluta, è voluta perché lì voleva dare carica a questo acuto, bellissimo, riascoltiamolo. Sì, c'è stato proprio un momento in cui la voce ha flippato per un momento, ma è rimasta sempre comunque in voce piena, sempre in quel mix estremo che dicevo prima, assolutamente sì. I know exactly how it feels. Just baby, Falsetto, arioso, molto bello.
Ok, poi un'altra domanda che mi era stata fatta è: perché alza il mento quando cerca gli acuti? Allora, probabilmente non so dare una risposta, precisa nel suo caso, però probabilmente si aiuta a visualizzare anche, è una questione di visualizzazione. Alzando il mento e guardando in alto, riesce a visualizzare ancora di più che questa nota deve posizionarsi in consonanza mista e poi deve essere proiettata. Quindi, le visualizzazioni fanno tanto nel caso del canto, okay? Ehm, Probabilmente c'è anche un piccolo escamotage, diciamo fisiologico, che magari alzando leggermente il mento, che non significa cantare così ovviamente, anche se, un personaggio come per esempio Lemmy dei Motörhead cantava così, quindi vabbè, comunque si può fare tutto nel canto in realtà, però, dipende dal tuo strumento, dipende da quello che vuoi fare, quindi non lo so. Nel suo caso, nel caso di Michael Bolton probabilmente si aiuta a, mantenere la laringe leggermente più alta, evitando di affondare, okay, sugli acuti, perché si ritroverebbe in una situazione di sforzo e di eccessiva tensione. Mi viene da dire, poi non so, non ho le risposte a tutte le domande, però questi sono i motivi secondo me per cui fa questa cosa. Andiamo avanti? Oh, when a man loves a woman. Sì, qua secondo me sta veramente visualizzando questo suono che deve essere alto e proiettato, assolutamente, questo sì. Poi comunque vedete che scopre sempre i denti, quindi si posiziona sui risuonatori superiori, non va a cercare un suono, per quanto sembri un suono di petto, non è così. Di petto qui non c'è assolutamente niente, è un'illusione acustica data dal fatto che il suono è molto pieno, allora ci sembra che sia di petto, ma in realtà è sempre in mix. When a man loves a woman. When a man, when a man, when a man loves a woman. Lì assolutamente è evidente che sia un mix in M2, un mix estremo in M2. Riascoltiamo. When a man. Che nota è? È sempre un Re 5, quindi è assolutamente in M2, però sentite com'è collegato il suo suono, perché è molto compresso, tanto che è distorto, che va anche a sporcare la voce, perché l'azione intensiva delle false corde va a produrre anche questa distorsione. When a man, when a man loves a woman. Yeah. Ah beh, certo. Mettiamoci anche questa specie di falsettone, cos'è? Ok, qua tocca un La 5 in falsetto, chiaramente, però un falsetto non arioso, molto educato, molto risonante anche. Vediamo. Bello. Bellissimo. Poi il solito sfumato, va bene, ok. Questo è un brano del 91, leggevo. Ok, sono molto curioso di andare a vedere altre esibizioni dal vivo, magari più recenti. Però spero di avervi dato un po' una panoramica delle tecniche che usa Michael Bolton con la sua voce. È un cantante veramente eccezionale. Sono molto curioso di approfondirlo perché conosco pochissime canzoni sue. Magari fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima canzone di Michael Bolton da analizzare. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!